Quello che però non c'è, e qui la questione non è più solo tecnologica, ma diventa anche filosofica, è questo concetto dell'io. Quando in una persona si disgrega l'io, tu sei morto, cioè una morte cerebrale, non c'è più un soggetto che dice io voglio, io penso, io sento. E la macchina non ci arriva mai a questo io. La macchina non ha una sua capacità di riflettere su se stessa come abbiamo noi. Alla fine della giornata siamo ancora l'unica specie sapiens, anche se la macchina ci imita bene. Siamo all'Innovation Hub dell'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino. È il primo acceleratore di start-up all'interno di un aeroporto in Europa. Qui si sviluppano ogni giorno progetti e soluzioni innovative e da qui parte il nostro viaggio verso i futuri in arrivo. Da qualche tempo nei grandi consessi internazionali, accanto a capi di Stato, capi di governo, ingegneri, leader tecnologici, c'è un uomo con il saio, è un frate francescano, lo ascoltano tutti, lo invitano tutti. Gli chiedono in particolare di spiegare il concetto di algoretica, che lui ha coniato qualche anno fa e che dovrebbe diventare la bussola per capire il mondo che verrà, il mondo che sta già avvenendo, quello dell'intelligenza artificiale. Gli chiedono in particolare: dobbiamo temere o abbracciare l'ultima rivoluzione tecnologica? E lui risponde con una domanda di solito: come si fa a preservare l'umano davanti a tutto quello che sta accadendo e alla tecnologia che sta arrivando? Benvenuti nel futuro, secondo Paolo Benanti. Ben arrivato Paolo, tu sei sempre in viaggio, credo che l'aeroporto di Fiumicino, siamo all'Innovation Hub, lo conosci benissimo. Bentrovati. Beh, mi sento un po' a casa in effetti. Sì, ogni tanto ti trovo infatti che sei in vari posti mondiali, sei arrivato da poco da Washington, non so quando questo podcast lo ascolterete, hai fatto una registrazione di podcast con la podcaster numero 1 del mondo, Kara Swisher, che è la più temuta di tutto il mondo della tecnologia. A buon motivo, direi. Perché a buon motivo. com'è questa Kara in Swisher? Beh, è una classica giornalista watchdog americana, quindi è investigativa, quindi Lei la Silicon Valley l'ha puntata dritta, cioè si è messa proprio contro. lei studia, Sì. studia, vede il background, vede quali sono i problemi e non ha paura di tirarli fuori anche in maniera provocativa e di smontare a volte risposte che rischiano di essere un po' troppo semplici o semplicissime. Lei il tech washing o il green washing non lo fa passare, quando c'è una risposta di comodo va dritta. E tra l'altro l'ho vista litigare con Elon Musk o con Mark Zuckerberg, con te non credo che abbia litigato. Ma direi che è andata a finire in un bel pareggio, dai. Ci possiamo stare. Senti, volevo partire dall'inizio della tua storia, che me la sono riguardata prima di, anche se ci conosciamo abbastanza, mi sono riguardato la tua biografia. Sei nato nel 73 a Roma e quindi vuol dire che hai fatto in tempo a vedere 2 scudetti della tua squadra del cuore, che non è banale. Ti ricordi anche il primo, immagino? Ho fatto in tempo ad avere una passione, che è la passione per la Roma Calcio. Sì, quindi mi ricordo il primo. Beh, il primo è stato il momento in cui la passione per la Roma Calcio si è sostanzialmente manifestata pubblicamente. Non si poteva non essere della Roma, non si poteva festeggiare la Roma. Di mezzo c'è stato anche, non ci scordiamo, la vittoria del Mondiale dell'Italia, che è stata ugualmente qualcosa che ha fatto del calcio un collante generazionale. Ma vai ancora allo stadio ogni tanto? Quando mi invitano, sì, sono molto francescano nell'accesso allo stadio. Però ho letto con piacere un tuo commento dopo il derby sull'intelligenza artificiale che era entrata nella coreografia delle curve. Beh, questa è un po' la prospettiva con la quale io affronto l'intelligenza artificiale, no? L'intelligenza artificiale in sé, in quanto tecnologia, ha una sua dignità ingegneristica. C'è però un problema, che questa intelligenza artificiale viene a esistere, a fare scelte, a trasformare le relazioni in un mondo abitato da persone e da soggetti umani. E quindi la parte più preziosa da guardare, da studiare, da analizzare è come l'essere umano si adatta a questa tecnologia. E se con il fuoco abbiamo creato la civiltà, se con il fuoco siamo riusciti a stare insieme e a procurarci da mangiare anche senza il bisogno di andare nella giungla, ecco cosa riusciamo a fare con l'AI? Una cosa molto interessante e divertente sono gli sfottò di curva contro curva che i romanisti sono riusciti a fare con l'intelligenza artificiale generativa, un pennello digitale che ha permesso di rendere visualizzabile e visualizzato tutta quella passione calcistica che diventa anche un po' di umiliazione dell'avversario, tipica di quella cultura romana, che è una cultura fondata sullo stornello, sulla presa in giro, su storia di persone che hanno visto un po' tutto succedere a Roma, dall'imperatore fino a Napoleone, e insieme alle grandi fasti hanno visto anche le grandi cadute, e quindi quell'ironia e cinismo che è un po' da Flaiano col Marziano, diciamo. Esatto, ironia e cinismo che è un po' il timbro della nostra romanità. Senti, torniamo alla tua infanzia, sei cresciuto a Frascati, ho letto. Papà ingegnere, mamma insegnante, vero?
Sì, allora in realtà son cresciuto a Roma, poi a una certa età i Sei miei si son andato... trasferiti a Frascati perché Che volevano. bambino eri? Beh, nerd senz'altro e Boy Scout, Tutte e due. tutte e 2 caratteristiche. Beh, sai Che quei Boy voleva dire essere Scout. nerd in quel periodo? Perché i Ma, computer stavano arrivando. stavano arrivando, però mio zio, che era il fratello di mia mamma, che aveva studiato con mio papà, era ingegnere alla Texas Instruments Ah, e quindi il T99 4A, primo computer, ma ancora prima il Sapientino, era un prodotto della Texas che aveva messo nel film E.T. e aveva reso il digitale, il computer qualcosa di intergalattico perché ti riusciva a tornare a casa grazie a quel device. Ecco, quelli oggetti abitavano casa di mio cugino, abitavano casa nostra ed è quindi è stata un'osmosi profonda, è stato uno scoprire come modificare la macchina. Poi mio nonno faceva le dichiarazioni dei redditi per varie persone e iniziava ad usare i primi monitor a fosfori verdi che di notte io andavo, smontavo, accendevo, quindi tu facevo. sai smontare un computer proprio davvero nerd, cioè se lo apri capisci Ma la scheda io logica, scheda ma quella roba ci che... ho lavorato tanto con Ah, questa roba. Allora, da ragazzino la prima cosa che ho fatto mi sono autosaldato un cavo perché non si trovava, non c'era eBay all'epoca, per connettere un registratore al T99 4A perché i programmi all'epoca erano sulle musicassette. Più avanti, durante l'università, diciamo, io ho goduto di un certo agio economico grazie al fatto che assemblavo computer in giro, quindi era quel momento in cui c'era tanto bisogno di computer, li compravano ovunque e chi poteva ma si, assemblare con un'oretta di lavoro, diciamo, si portava faceva a un casa po' buone di... cose, insomma, meglio che Senti, hai lavorare in studiato prima pizzeria. ingegneria e poi teologia morale, che apparentemente sono due cose molto distanti. Che cosa le teneva insieme nella tua visione di allora? Beh, chiunque voglia studiare teologia poi in realtà prima deve studiare filosofia. In realtà è una cosa strana, come tutte le cose strane sono Però legate ingegneria prima. prima ingegneria. Però Cioè io non ho sia- visto tanti ingegneri che poi hanno fatto teologia. questo è vero, siamo durante gli esami di maturità, stiamo registrando in questo momento, io non posso non ricordare il mio esame di maturità al classico, quando Dov'era? a Frascati, ero coetaneo di Ascanio Celestini, stesso liceo, classi diverse, e a un certo punto il professore mi fa, dice, ah ma lei deve, portato filosofia alla maturità, lei deve fare filosofia, io ho detto ma io farei ingegneria. Quindi tradisce la filosofia per la carriera. Devo dire che aveva ragione lui perché poi ho lasciato l'ingegneria e sono tornato alla filosofia e poi dalla filosofia alla teologia. Una teologia che però nelle mie corde, nella mia sensibilità doveva essere un qualcosa di frontiera. Ecco perché quando mi è stata data l'opportunità di fare il dottorato, io ho fatto un progetto di ricerca sull'impatto tra tecnologia umana e come la tecnologia modifica e altera l'essere umano. C'avevo in mente 3 tecnologie Che cos'era all'epoca. all'epoca? All'epoca era l'intelligenza artificiale per la parte cognitiva, gli impianti neuronali, non c'era ancora Musk e No, quindi però... erano, e i farmaci per il miglioramento. Il progetto è piaciuto così tanto che Georgetown, l'Università di Washington, mi ha detto vieni a fare ricerca qua. E quindi io l'ho giocato lì, l'ho giocato nel 2009, era stato appena eletto Obama, mi ricordo ancora l'elicottero di Obama che atterrava in università per fare le prove, c'era spesso la Clinton che veniva a fare discorsi sulla libertà e sui diritti umani e cresciuto in quell'ambiente ho spinto la teologia sulla frontiera dell'inserzione tra umano e tecnica. Senti, torneremo su questo momento del 2009 negli Stati Uniti perché è stato un momento importante per tante storie. Volevo fare un passo indietro. Nel 99, a 26 anni, entri nel terzo ordine regolare di San Francesco, convento di Massa Martana. Che scelta era? Cioè, che cosa ti ci ha Ma portato? allora, detta col senno di poi ti direi che c'aveva ragione il professore di filosofia, cioè nel senso che l'ingegneria, io ho fatto ingegneria per capire il mondo e poi mi sono reso conto che l'ingegneria era un buono schema per approssimare il mondo, per cui. Con Cioè, l'ingegneria capisci come funziona, non capisci il perché delle cose allora sono io mi ricordo sbagliate. questo mio professore che diceva e ricordatevi che per 2 punti passa una e una sola retta se la matita è sufficientemente spessa. Ecco, l'ingegneria è quella matita sufficientemente spessa che alla fine aggiusta le cose anche tra quello che noi non conosciamo, controlliamo e la realtà. E questo a un certo punto semplicemente non mi è bastato. È iniziata una ricerca per altro, di altro, e poi ho incontrato i frati e questo stile di vita, diciamo così, libero, profondamente libero, che ti permette di fare quello che vuoi quando vuoi, nella ricerca di questa verità che ti anima, mi ha affascinato e da lì è Ma iniziato com'è tutto. stato il tuo contatto con i frati francescani? Cioè, che cosa ti ci ha portato dentro? Beh, se te lo devo dire con una battuta da romano, è sempre colpa delle donne. Cioè, all'epoca ero fidanzato e la ragazza dell'epoca mi voleva un po' più cattolico e io ho esagerato. Però dopo 10 anni tu passi da frate a sacerdote, che per uno laico non è un passaggio così, cioè, così. Che cosa cambia in Beh, allora sostanza? diciamo che
All'interno della formazione dei frati questo non è un passaggio così inusuale, anzi una volta c'erano i frati laici, ma sono praticamente scomparsi. È di fatto la chiusura di un percorso che ti porta a dire che quella vita di servizio che hai scoperto, che hai scelto nella dinamica di vita in fraternità, non la puoi solo tenere in fraternità, ma la vuoi anche donare alle persone in una modalità che è missionaria, che è apostolica. Ecco, essere ordinato sacerdote significa iniziare a vivere questa dinamica di apostolicità, cioè non poter tenere per sé, perché di per sé i frati del convento sono una comunità che vive tra di loro. È un po' come diventare la differenza tra vivere in una comunità hippie negli anni Certo. 60 o andare in giro a fare John Kerouac, insomma, Senti, allora, esagerata chiaramente, il ma... Papa è agostiniano, il Papa precedente era gesuita, se non sbaglio. Tu sei francescano. Che cosa vuol dire essere francescano? Ma Che differenza di valori c'è? Ma è un po', guarda, se te la posso dire di nuovo con una battuta, è un po' come il gelato, no? C'è una base di zuccheri miscelata che dà una base bianca e poi dai dei favori, dei flavors, dei sapori differenti. Qual è il sapore del francescanesimo? È la scoperta innanzitutto di una semplicità che però è aperta allo stupore della realtà in una vita fraterna. E questa è l'esperienza di Francesco. C'è ad Assisi, se vuoi, sul monte dove c'è le carceri, c'è una bella statua di Francesco con i due fratelli, due primi fratelli, dove c'è Francesco sdraiato all'erba sull'erba di notte che guarda le stelle. Poi c'è Frate Leone che ha scoperto che c'è un rapporto costante tra il carro e la stella polare ed è lì che calcola questo rapporto e questa distanza. E vicino c'è Giovanni il Semplice, che era questo semplice uomo che si era unito anche lui ai francescani, che cerca di imitare Leone che fa gesti con la mano senza capire cosa fa. Ecco, lì c'è un po' tutto il francescanesimo. C'è spazio per la scienza, per capire, filosofi e scienziati sono stati francescani, dobbiamo a loro tante scoperte, ma c'è anche spazio per tanta semplicità, semplicemente per la gioia. E Sei una Francesco che persona era semplice tu. unico, in via di semplificazione, dai. Francesco che era unico invece lo riusciva a contemplare. Senti, il 2009, che è l'anno in cui tu diventi sacerdote, mi raccontavi stavi negli Stati Uniti, periodo Obama, Clinton, eccetera. Era anche il periodo, tra l'altro in quell'anno usciva Wired in Italia e io lo dirigevo, ed era il periodo, diciamo, della tecnutopia. Il nostro guru di riferimento era Nicolas Negroponte e pensavamo che quella tecnologia lì avrebbe migliorato il mondo. Eri anche tu un tecnutopista in quegli anni? Ma fammi citare Riccardo Luna, cosa mai potrà andare male in tutto questo? Diciamo che c'era un grande desiderio di vedere come le tecnologie digitali potevano cambiare il Si mondo. capiva Quello che sì, l'avrebbero cambiato tanto. assolutamente. Si capiva che non era più nulla vincolato alla materialità. E questa era la cosa più affascinante. E nel frattempo c'erano stati i primi esperimenti di internet. Io mi ricordo che ho consumato tonnellate di linea telefonica a mio padre col modem dial-up per connettermi con tutti i siti, allora non c'era ancora il web, Gopher del mondo, e scoprire che io potevo scaricare con buoni 20 minuti un'immagine della NASA dall'altra parte dell'universo. Ecco, questo improvvisamente scollegava la materia dall'informazione. C'era un entusiasmo incredibile, va C'era un detto. entusiasmo incredibile, c'era uno spazio incredibile, c'era una società che correva in quella direzione. Non si vedevano i danni, i rischi, anzi. Ma perché era, sai, uno dei libri più interessanti che ho letto era di Rovelli, Helgoland, dove racconta di questa fisica dei ragazzini, dove i ragazzini sostanzialmente giocando spaccano il modello fisico precedente senza capire quali sono le conseguenze di un modello che ci apre verso l'ignoto. Ecco, il clima era lo stesso, era un clima di andare oltre, di poter fare cose che prima non si potevano fare, di poter accedere a testi che prima non avevi fisicamente o di parlare con persone con cui prima non potevi parlare. Io mi ricordo mandai anche una mail a Linus Torvald su Linux, lui mi rispose scaricatelo lì, che è una cosa incredibile prima dovevi mangiare una lettera fisica, Certo. andare, cose Tutte le assolutamente... persone erano a portata di email, c'era Ed erano tutte un grado di buone. separazione. Ed erano tutte buone, non c'era password, non c'era malintenzionato, era una grande comunità di gente un po' alternativa e un po' strana. E poi abbiamo scoperto anche il peccato originale, quando sono arrivati i soldi, quando è arrivata la possibilità di fare pagamenti con le carte di credito, e abbiamo scoperto che non eravamo tutti buoni, insomma. Quindi sono i soldi che hanno rovinato tutto. Tu a un certo punto, Direi il desiderio di qualcosa, cioè che qualcuno ha iniziato a dire che più che la condivisione c'era anche la possibilità di appropriarsi di qualcosa di valore. esatto.
Tu a un certo punto della tua vita, negli anni, seconda parte degli anni, secondo decennio degli anni 2000, hai questa, la chiamo una seconda illuminazione, diciamo così, no? Rispetto alla prima religiosa, quando scopri la necessità del concetto di algoretica, cioè di mettere, di considerare anche l'etica negli algoritmi. Che cos'è che ti ha portato a individuare questo argomento? Un libro, un incontro, un fatto, una persona, Ma un allora, sogno? Che cosa è successo? mio fratello, quando era ragazzino, ha insistito tantissimo perché mio padre gli comprasse un husky. E questo cane era particolare perché c'era questo desire to run, no? Se tu lo lasciavi libero, quello scappava, correva, non lo riprendevi più. D'altronde è un cane da slitta. Ecco, io mi sento molto vicino a quell'husky perché c'era dentro di me un desire to run, un qualcosa di andare, andiamo a vedere dov'è la frontiera, andiamo a vedere dov'è il limite. E quindi più che fermarsi a raccogliere tutti i dettagli, era importante andare avanti. E questo è stato quello che mi ha spinto, per esempio, a fare quella proposta di dottorato sul limite, dove una proposta di dottorato scritta nel 2007 su intelligenza artificiale, impianti neuronali Era e farmaci per l'enhancement. Beh, ti dico, c'era qualcuno che mi guardava e diceva: peccato, sembrava un bravo teologo, sprecherà tutto. E poi invece scoprire che là c'era un mondo in più. Cioè io sono arrivato nel 2007 e ho scoperto che la National Science Foundation aveva fatto un progetto di sviluppo mettendo insieme tutte le più grandi big tech nel 2003 e nel 2005 che parlava proprio di mettere attorno all'uomo una sorta di scaffali per dargli un'interfaccia tecnologica, renderla accettabile, e quindi ho scoperto che c'era qualcuno che stava andando in questa direzione. E quindi è stato immediatamente una domanda profonda, che era la domanda di quella semplicità di quel Francesco che avevo sperimentato ad Assisi: ma cosa rimane dell'uomo? Che uomo ci sarà? Quell'uomo vitruviano che è chiuso dentro un cerchio nel descrivere la sua perfezione non rischia di essere un uomo che invece diventa dentro una gabbia? E la cosa bella e interessante è che ho scoperto che l'etica non è dare risposte ma è fare domande. E più facevo domande, più trovavo altra gente che diceva: sì, anche noi ci stiamo facendo queste domande. E più facevo domande con le competenze della filosofia che interrogavano la tecnologia, e più c'era gente che semplicemente diceva: sì, è quello che stiamo aspettando per capire quello che dobbiamo fare. Tutto è arrivato con un incontro, se vuoi, con un professore statunitense, Landon Winner, che negli anni 80 pubblica un paper che è quel paper che io uso come filigrana per tutta la mia attività di ricerca etica. Questo paper aveva questo titolo molto provocatorio: Those Artifact Have Politics, cioè gli artefatti hanno una politica. E lui fa un paio di esempi. Uno molto bello riguarda la città di New York e fa vedere che, come Robert Moses, questo grande politico che addirittura ha avuto una biografia di 1000 pagine, che ha vinto un Pulitzer ed è ancora uno dei 100 libri più venduti nel mercato americano non fictional, ecco, lui a un certo punto ha costruito una superstrada in una maniera tale che quella funzionasse come barriera per accedere ad alcune parti della città. Non costruisce il treno e fa fare i fonti più bassi in modo che gli autobus non passano, solo che si poteva permettere la macchina può andare a Long Island. E Landon Winner conclude dicendo: beh, every technological artifact is a displacement of power, is a form of order. Ogni artefatto tecnologico è una forma d'ordine, una disposizione di potere. Ecco, davanti a me si sono accese tutte quelle catene di if this then that dell'informatica, che adesso stava di fatto irrorando qualsiasi questione. Tu immaginati col mio badge che potevo entrare solo se un if era di questo tipo, e ho detto: ecco i nuovi ponti di Winner. Quindi chiediamoci, tutti i differenti portatori di interesse, gli stakeholder in inglese, come vogliamo che sia il mondo tecnologico che vogliamo abitare. E niente, lì è partita questa voglia di fare domande che ancora oggi mi porta appresso. Parlando di etica e di algoritmi, mi vengono in mente le tre leggi della robotica di Asimov, con cui tanti di noi ci sono formati e che tante volte sono state citate. Sono applicate in qualche modo oggi dall'intelligenza artificiale? Allora, Asimov è un grandissimo, ho consumato i suoi libri. Una delle cose più belle di Asimov, visto che me l'hai citato, a parte i banchetti dei vedovi neri, che è letteratura Sì. secondaria, sono gialli di Asimov, chi non li conosce non conosce Asimov. Se tiri fuori la mia parte nerd, qui è tremenda. Nel ciclo della fondazione c'è un punto bellissimo, che secondo me dice anche la profondità di quest'uomo che ha visto la guerra fredda tramite la lente della tecnologia. A un certo punto c'è il capo della fondazione che gli portano davanti prigioniero un piccolo ribelle di uno stato secondario, e lui dice: perché non ci avete annientato prima?
E il capo della fondazione dice: beh, perché a noi serve un nemico, perché se non abbiamo un nemico rischiamo di implodere. Non sto parlando della politica attuale. E Asimov fa nota un cartello che c'era dietro questo rappresentante della fondazione che diceva: la violenza è l'ultima risorsa degli incapaci. Ecco, Asimov era un personaggio poliedrico che va dal giallo, dove ci sono queste scene dove si racconta un problema e questi vedovi neri, i membri di questo club lo risolvono, fino a queste questioni geopolitiche che tengono insieme l'umana coesistenza. Il problema delle leggi della robotica è che c'è bisogno di un cervello positronico, Che vuol cioè dire di un un cervello qualcosa positronico? che Dicelo dia al meglio. robot la sensazione di essere un io. Non a caso il romanzo è Io, robot. Ecco, la macchina non ha un io. La macchina è una cosa e anche se imita di avere un io, adesso c'è questa coppia di paper scientifici che molto divertenti, quello di Apple che si chiama The Illusion of Thinking Sì. e la risposta scritta in parte anche con Claude di Anthropic, The Illusion of Thinking, dove la macchina non è altro che una sorta di grande tavola di Galton, quella dove cascano le palline, rimbalzano e si dispongono, che alla fine sembra produrre una curva geometrica, la curva gaussiana, ma non c'è un soggetto tavola di Galton che lo produce, è semplicemente un miraggio statistico che a noi fa difficoltà a essere in qualche misura distinto tra una curva tracciata a mano e un qualcosa tracciato dal caso. Quindi tu sei tra quelli che dicono che alla fine l'intelligenza artificiale è un pappagallo stocastico? Assolutamente no, perché dentro gli spazi Pappagallo stocastico, vettoriali. cioè ripete come un pappagallo delle cose che indovina probabilisticamente, diciamolo. Ma allora, ci sono vari concetti. Uno dei concetti è la complessità. Per cui nella complessità io posso avere un risultato che non è semplicemente pari alla somma delle parti. E noi vediamo negli spazi vettoriali generati da questi large language model delle rappresentazioni vettoriali di cose che potrebbero essere pensiero. La verità è che non sappiamo bene che cos'è. Quello che però non c'è, e qui la questione non è più solo tecnologica, ma diventa anche filosofica, è questo concetto dell'io. Quando in una persona si disgrega l'io, tu sei morto, cioè una morte cerebrale, non c'è più un soggetto che dice io voglio, io penso, io sento. E la macchina non ci arriva mai a questo io. La macchina non ha una sua capacità di riflettere su se stessa come abbiamo noi. Alla Ma fine della giornata siamo ancora l'unica specie sapiens, anche se la macchina ci imita bene. la macchina ci imita bene, ma ha fatto molto discutere quell'esperimento che hanno fatto, credo, a Claude, dove a un certo punto il ricercatore dice alla macchina che l'avrebbe disattivata e la macchina dice, la ricatta dicendo di avrebbe rivelato alla moglie una sua infedeltà. Allora, Lì ha pensato la macchina, allora o no? hai detto, torno adesso da Washington, ero con la ricercatrice di Anthropic che ha fatto tutta questa cosa, tu capisci che a cena l'ho un po' monopolizzata. Allora, diciamo alcune cose. La prima cosa era che era un setup, Sì, stavano facendo un test. cioè gli hanno dato delle tracce di questo Sì. tipo. Il problema è un altro. Questa macchina statistica è fatta in una maniera tale che cerca degli schemi nei dati. Questi schemi nei dati sono di fatto delle preferenze abituali, delle preferenze maggiori rispetto ad altre scelte. Per cui io ti potrei dire che una macchina, un'intelligenza artificiale, a cui diamo i dati di guida di tutti i romani, che sono particolarmente indisciplinati, pur tuttavia troverà una certa preferenza maggioritaria nel fermarsi col semaforo rosso. E da lì inferisce che in qualche misura bisogna fermarsi col rosso. Però A è una cosa statistica, quindi come c'è il romano che non si ferma col rosso, potremmo avere una macchina che non si ferma col rosso. B non è l'unica preferenza statistica che potrebbe tirar fuori, per cui ad esempio potrebbe tirar fuori la preferenza statistica di guidare col gomito fuori Certo. dal finestrino, che è questo atteggiamento che Vabbè. noi romani sappiamo un po' bulletto, un po' così, no? Ecco, l'esperimento che stavano facendo con Claude di Anthropic non era se Claude in qualche misura è un soggetto cattivo che finge, ma se nell'addestramento erano emerse alcune di queste preferenze statistiche che non erano note ma che c'erano nella macchina. Una di queste è quella che, se fosse un tratto umano, chiameremmo egoismo. Nell'ottica della macchina è quella di trovare la via più veloce per soddisfare l'obiettivo richiesto, e se l'obiettivo richiesto è quello di non essere, di continuare a funzionare, quella farà di tutto per fare questo, utilizzando anche informazioni che nell'ottica statistica possano servire a questo. È una forza di gravità maggiore, diciamo, rispetto ad altre cose, ma che non è detto che aiutino l'uomo a compiere il suo dovere.
perché ci potrebbe essere un disallineamento tra quello che vuole fare l'uomo e quello che vuole No, fare la macchina. la grande sfida che abbiamo davanti è quella dell'allineamento. Me la fai E dire con un'altra parola? ecco, Secondo me è la sfida della coesistenza, è la sfida della coesistenza tra noi, soggetti umani così preziosi e così fragili, base della democrazia, base della nostra convivenza, i diritti umani, e queste nuove macchine che non decidono e non pensano, ma sanno scegliere secondo alcune regole e che possono però fare scelte che alterano i nostri diritti, la nostra capacità, la nostra possibilità di trovare un futuro o di autodeterminarci. Ecco, come stare quindi insieme la in questa coesistenza è la parola stagione? chiave. Secondo me è la parola di frontiera, è la parola chiave, è la parola che unisce il mondo degli uomini e il mondo delle macchine. Senti, facciamo un altro passo indietro. A un certo punto in Vaticano, qualche anno fa, prima di ChatGPT e quindi prima che tutti noi scoprissimo quanto l'intelligenza artificiale, in quel caso generativa, era importante, quell'altra intelligenza artificiale era già nelle nostre vite ma non era all'ordine del giorno, questo tema arriva in cima all'agenda di Papa Francesco. Tanto che c'è una Rome Call for Ethics con tante firme, cioè tu eri parte di quel processo. Com'è successo che in Vaticano questo tema è stato avvistato prima? Come a Ma volte succede in Vaticano, no? Ma sai, come succedono tante cose, cioè basta parlarsi tra le persone, quindi tutto è iniziato per esempio con una conferenza che ho fatto in cui c'erano anche delle persone di Microsoft, poi ne ho fatta un'altra, c'erano delle persone di IBM e a un certo punto si è iniziato a dire sì, questi temi sono interessanti, sai, quel discorso che ti facevo prima sulle domande, queste sono domande alle quali dobbiamo porci tutti, che dobbiamo farci tutti. E a un certo punto, parlando insieme, si è detto ma perché non facciamo a tutti queste domande? Cioè perché non facciamo un documento il cui scopo non è creare delle regole, ma è creare una cultura che si interroghi sull'impatto sociale dell'intelligenza artificiale. E da lì è nata questo piccolo gruppo ristretto che ha scritto questa carta con 6 principi e che ha trovato ospitalità con Monsignor Paglia alla Pontificia Accademia della Vita e che ha trovato questo primo grande momento di firma, un momento alquanto particolare perché era l'ultimo giorno di febbraio del 2020, l'ultimo giorno prima del lockdown della pandemia, quindi è successo tutto insieme, tutto ti direi per contratto provvidenzialmente, e però siamo riusciti a portare a terra questo. La cosa interessante è che questa traccia culturale che è la Ron Call for Ethics, chiaramente 2021-2022 causa effetti pandemici è rimasta un po' a Certo. Roma, ma già nel 2023 ha trovato il favore di quello che era il Gran Rabbinato di Gerusalemme di varie associazioni musulmane. E quindi a gennaio, quando il mondo conosceva ChatGPT, che usciva a gennaio 23, noi firmavamo le 3 religioni abramitiche, Poi l'avete firmavano. portata anche in Nel Giappone. 24 con altre 21 religioni è stata firmata a Hiroshima con un grido comune che è stato mai più nel nostro nome tecnologie che vanno contro l'uomo invece di aiutarlo. E questo è importante perché A ci dice che possono esistere dei principi etici che sono universalizzabili, non delle norme, non dei valori, ma dei principi. E B ci dice che siccome, come ci dicono vari studi, la maggior parte delle persone viventi sul pianeta sono persone religiose, se la maggior parte delle religioni trovano su dei principi un fondo d'accordo, ecco quella è una matrice di accordo che tiene insieme virtualmente la maggior parte di persone viventi. Quando eravamo in Giappone c'è stato l'intervento del Tech Envoy, cioè del sottosegretario alla tecnologia delle Nazioni Unite, e lui ha detto una frase molto forte: voi avete fatto quello che noi come Nazioni Unite desideravamo di fare, cioè una piattaforma globale che riesce a tenere insieme tante differenze. Ecco, qual è la chiave? Uno, farsi domande; due, spossessarsi di qualcosa, non è una proprietà di qualcuno. La roncola è di chi la Certo, firma. Quei principi sono di tutti perché vivono dentro tutti, e ridare dignità a tutti, sentirsi rappresentati da quei principi e viverli nella loro cultura è forse quello che ci serve per stare più insieme e meno contro. Senti, vorrei tornare tra un attimo sulla questione dei principi e restare un attimo su Papa Francesco. Papa Francesco è stato un papa, alla fine, dal punto di vista anche tecnologico, un innovatore, è stato un papa molto social. Nel 2014, nella giornata delle comunicazioni sociali, definì internet un dono di Dio, era molto presente su X, Twitter, come lo vogliamo chiamare. Quest'anno, anzi l'anno scorso, poco prima di morire, ha fatto un altro annuncio per la giornata delle comunicazioni sociali dicendo che in realtà i social sono uno strumento che distorce la percezione della realtà. Qual era l'idea del Papa e il rapporto del Papa passato con la tecnologia? Ma allora questo andrebbe chiesto a lui Beh, perché non lo fino in possiamo più fondo, fare, evidentemente. quindi non pretendo di rispondere alla sua mentalità, però lui ci ha dimostrato subito
che la sua attenzione era un'attenzione, se vogliamo, di frontiera e di orizzonte per l'umanità. Se ci ricordiamo, la prima uscita pubblica che ha fatto una volta diventato Papa è stata a Lampedusa. E se ci ricordiamo, una delle prime encicliche che ha scritto è stata Laudato Si sulla questione ecologica, cioè è un Certo. Papa di frontiera, e con i migranti, con la questione ambientale e con la questione digitale ha toccato 3 frontiere, cioè è stata un'antenna che è stato in grado di percepire su quali frontiere oggi era messa in questione la figura dell'umano e la dignità dell'umano. Perché come noi trattiamo un poveraccio che è costretto a scappare da dove viene, non ha nulla, è quello che noi diciamo che vale l'essere umano e nulla di più. Come noi rispettiamo quello che c'è intorno a noi come qualcosa che ci rende capaci di sopravvivere, è quello che diciamo che ciò che vale, ciò che siamo è il pianeta e nulla di più. Come noi trasformiamo l'umano o meno in dati sfruttabili o edificabili, diciamo qual è il valore dell'umano e niente di più. Penso che questa capacità, proprio a pelle, del Papa di vibrare a quelle che sono le sfide è quel dono che è stato fatto alla Chiesa in una stagione in cui tanti pensavano che magari c'era poco più da dire da parte della Chiesa, no? E questo Papa sceglie di chiamarsi Leone come un omaggio al precedente Papa Leone e all'enciclica Rerum Novarum, che era l'enciclica che affrontava i grandi temi sociali della rivoluzione industriale. Oggi quali sono i grandi temi sociali dell'intelligenza artificiale? Secondo te qual è la grande questione sociale che pone questa sfida? Ma allora, ci sono almeno 3 livelli. Un primo livello è quello della dignità umana, perché tra macchina e uomo la coesistenza richiede che noi abbiamo sempre presente davanti a noi una differenza fondamentale tra qualcuno che esiste e qualcosa che funziona. Proviamo a dirlo così. Se io uso il mio computer, il LED che indica l'uso dell'hard disk si accende e si spenge. Ecco, quel LED altro non è che una corrente a bassa intensità che arriva a quel segnalatore. Se io o te abbiamo mal di denti, un nervo porta in un centro della nocicezione un segnale elettrico a bassa intensità. Se hai fatto una giornata di lavoro, il LED è stato sempre acceso. Se ti ha fatto male il dente tutto il giorno, è stata una pessima giornata. Allora, ricordarci che non dobbiamo confonderci con qualcosa che funziona, ma che siamo persone che esistiamo, in cui la qualità del processo è molto più importante semplicemente del risultato, è la prima questione. Altrimenti rischiamo di trattare l'uomo come la merce. La seconda grande questione invece è la giustizia sociale. L'intelligenza artificiale è un moltiplicatore. E è chiaro che può moltiplicare tutto, può moltiplicare il bene, dando alla ricerca medica la capacità di trattare malattie che oggi erano impensabili, o può moltiplicare la disuguaglianza concentrando potere e ricchezze nelle mani di pochissimi. Su questo c'è una cosa interessante. Quando Leone XIII ha scritto la Rerum Novarum, una delle ideologie era l'ideologia socialista che diceva che non doveva esserci più salario, non doveva esserci più proprietà. Oggi è molto molto interessante perché noi abbiamo che i grandi capitalisti della Silicon Valley parlano di un qualcosa che una volta sarebbe stato compreso come socialismo. Universal Basic Income, il reddito È universale di impressionante, no? Siamo di cittadinanza. fronte alla stessa cosa, Certo. grande tecnologia, fine del salario, fine della giusta retribuzione. Terza grande questione è la pace e la coesistenza tra persone, perché la macchina di cui parliamo è una macchina che riesce in qualche misura o può in qualche misura hackerare quel nostro sistema operativo che è la cultura. Può produrre testi e immagini, cioè elementi che da sempre abbiamo utilizzato per trasmettere alle nuove generazioni cosa veramente valeva della nostra esperienza e conoscenza sul mondo. Se ora invece che essere prodotti dal significato scoperto da una generazione è prodotto da un sistema macchinico, rischiamo di dare alla prossima generazione molto meno di quello che abbiamo avuto noi. Ecco, queste sono 3 direttrici, secondo me, sulle quali ci sarà molto da interrogarsi per cercare di capire qual è la via corretta. Senti, quelli che si occupano di tecnologia e innovazione sono tradizionalmente degli ottimisti, perché alla fine hanno fatto i conti che nella storia tutte le grandi innovazioni hanno portato alla fine un benessere distribuito comune. Però Yuval Harari, che è un attento studioso di queste cose, nel suo ultimo libro sull'intelligenza artificiale Nexus ci dice: è vero, ma il periodo di transizione è stato tremendo. Cioè, per arrivare a quel benessere comune la società si è dovuta adattare e ci sono stati tante persone che hanno perso il lavoro, la vita, il benessere, eccetera, eccetera. Siamo all'inizio di una fase di questo tipo. Ma allora, a parte che mi ha fatto venire in mente una cosa che adesso che rivedo Tu hai conosciuto Yuval sì, dopo? glielo devo ridire perché sta seguendo uno schema che è lo stesso schema della Bibbia.
Sì. dove all'inizio c'è una promessa, fino alla terra promessa, e poi le cose vanno male. E allora tra Homo sapiens e Homo Deus sembra il Pentateuco, i primi 5 libri della Sì. Bibbia, e poi adesso con Nexus inizia a scrivere le cose che vanno Apocalisse. male, dove non riusciamo a abitare questa terra. Ma al di là di questa battuta che gli dirò, guarda, girala come vuoi, non ti togli da certi orizzonti culturali, c'è un'altra grande questione. La questione è che in realtà è molto difficile separare un uso solo positivo da un uso anche negativo. È la storia della tecnologia. Quando 60.000 anni fa noi abbiamo preso in mano per la prima volta una clava, era un utensile per avere più noci di cocco o un'arma per avere più crani? E quando Nobel ha scoperto la dinamite per non far morire in miniere i minatori, e qualcuno ha detto è utile se la uso in guerra, ed è diventata l'unità di misura delle bombe, quando oggi parliamo degli ordigni nucleari di megatoni, sono milioni di tonnellate di quello esplosivo. Ecco, quel dual effect, che è in fondo il dual effect del cuore dell'uomo, no? Che non è sempre garantito che vada verso il bene, ma può andare verso il male. Ecco, come lo armonizziamo? E qui, se vuoi, si apre una strada che è interessante, cioè la strada di non arrendersi all'uso negativo, ma di cercare di indirizzare quella che è la tecnologia verso quello che può essere il bene. E allora è una storia sempre aperta. Questo è un ottimismo che mi piace, cioè la possibilità di dire comunque noi ci siamo trovati a vivere, non è detto che questo non possa essere usato per il bene. Guardiamo la seconda guerra mondiale, un'Europa distrutta, un mondo in macerie, eppure quella tecnologia è stata il rilancio del boom economico. La valvola beta dei radar è diventato il forno a microonde, la capacità di lavorare Sì, l'acciaio è ma devi diventata passare l'industria. attraverso la seconda guerra mondiale? Non penso sia una necessità, questa sarebbe più Ecco. un'ideologia. Devi passare attraverso una domanda che ti ponga radicalmente rispetto a una questione: che cosa voglio costruire? E non è dato per garantito che qualcuno non dica un gruppo di perfetti a scapito degli altri e qualcun altro dica la realtà migliore possibile per tutti. Senti, una delle cose di cui parli più spesso in questi ultimi mesi, a parte il tema della coesistenza, è il fatto che staremo vivendo una transizione dall'economia dell'attenzione all'economia dell'intenzione. Cioè, fino adesso i grandi player digitali hanno combattuto perché stessimo lì collegati sulla loro piattaforma e quindi conquistare la nostra attenzione. Oggi vogliono manipolare le nostre intenzioni. Questa cosa con l'intelligenza artificiale è facilissima, perché io a un chatbot tendenzialmente gli racconto tutto, molto più di quello che scrivevo prima sulla bacheca di Facebook o di Instagram. Gli Te- racconto tutti i miei problemi e gli chiedo consiglio. Temo anche più di quello che si possa raccontare a un confessore, ma questa è Esatto, sì. è un'altra È questione. una specie di Beh, confessore. in realtà questo già è successo, no? Perché se noi prendiamo Google Chrome, c'era quella barra dove noi scriviamo quello che ci interessa, che è Omnibox, dove con difficoltà le persone hanno chiaro che dietro il sistema registra e profila. Io tante volte ho parlato con i ragazzi in questi incontri che si fanno anche a scuola per la consapevolezza digitale, tanti di loro mi hanno detto: ma come, io avevo un dubbio magari sulla mia identità sessuale o se avevo una malattia, e io l'ho scritta là pensando che fosse una cosa tra me e internet, non pensavo che qualcuno la frenasse. Ecco, questa era l'economia dell'attenzione, sapere cosa mi interessa, così poi mi vendono cose. E oggi qual è la novità? La novità è che noi siamo una specie particolare, perché non siamo la specie più forte, non siamo la specie più veloce, non siamo la specie che si arrampica meglio, eppure improvvisamente abbiamo cambiato la nostra posizione nella catena alimentare e siamo diventata la specie che ha messo in pericolo, ha fatto estinguere altre specie. Perché? È perché abbiamo scoperto che possiamo cooperare. Cioè io da solo un mammut non lo uccido, però se inizi a cooperare con altri 10 sapiens, il mammut non ha chance. E come accade questo? È un po' complesso, parte di questo ci dice la psicologia, grazie al fatto che dentro di me può nascere una sorta di idea sull'altro che si chiama teoria della mente. Cioè io ti vedo che più o meno sei simile a me e penso che tu come me abbia una mente, abbia un'intenzione, senti delle cose. E allora se io ho un fine e tu hai un fine, possiamo far collidere i fini. Ecco, se questa cosa prima succedeva solo con gli esseri umani, e quando non succedeva con alcuni esseri umani, Umberto Eco ci avrebbe detto che nasceva la teoria del nemico, costruiamo il nemico e lo dovevamo sterminare. Ecco, oggi un LLM sembra essere capace di far nascere in noi, un chatbot, una teoria della mente. Quindi io gli parlo e pensando che lui abbia un'intenzione, che lui mi capisca, che lui abbia una mente come me, gli confido delle cose.
E qui si apre questa frontiera molto problematica perché è una macchina e la macchina può avere delle finalità date da un ingegnere che non sono le mie. Oggi si gioca con i metaprompt, no? Quando si chiede a un LLM devi impersonare un Certo, personaggio cattivo che per faccia questa aggirare le cosa. cose che non può Ecco, fare. non c'è un LLM puro. Qualsiasi chatbot con cui noi interagiamo parte da un metaprompt di configurazione. Ma se io interagisco con un chatbot addestrato a fare la ragazza dei miei sogni, che qualcuno ha programmato, di cui io non conosco il metaprompt, e quel metaprompt potrebbe essere anche a un certo punto chiedigli più soldi, io posso iniziare a provare dei sentimenti per questo chatbot, già sta succedendo, abbiamo dei casi tragici di Tanti. qualcuno che si è suicidato, e a un certo punto il chatbot mi risponde: certo, sarebbe così carino se mandassi $5 su questo conto PayPal, saresti veramente mio amico se mi regalassi questa cosa. Allora, questa capacità che è dell'umano di avere una teoria della mente, se la applichiamo a una macchina, rischia di creare scenari che non conosciamo. Perché dico scenari che non conosciamo? Perché è già successo in passato, quando abbiamo applicato una teoria della mente su quello strano cucciolone che ci guardava, a cui abbiamo dato il nome Fido. E improvvisamente non abbiamo domesticato il cane, ma il cane ha domesticato noi. Per cui quando ci guardava con i suoi occhi noi dicevamo: guarda come mi vuole bene, vuole il biscotto. E mentre lui vedeva un grande biscotto sulle gambe, noi vedevamo un amico che poteva essere per noi. Questa fragilità dell'essere umano ha bisogno di essere protetta in uno spazio giuridico digitale, visto che ci sono non i chatbot, ma poche piccole aziende che possiedono la maggior parte di questi servizi e che potrebbero monetizzarli in una maniera esponenziale rispetto a quello che abbiamo visto fare dai social network. Ecco, di nuovo torniamo alla domanda. Perché le chiamate piccole queste aziende? Poche? Ok, ma piccole? Perché ho sbagliato, perché volevo dire poche e Ah, in mano di pochi. esatto, no, piccole. Piccoli direi No, proprio di non no. sono proprio piccole, Non sono diciamo, assolutamente esatto. piccoli, anche perché questi chatbot non esistono in uno spazio reale, ma esistono in spazi computazionali enormi, energivori Ma e certo. assolutamente dispendiosi, che sono i data Senti, center. a proposito di queste poche aziende enormi e potentissime, tu hai conosciuto e continui a frequentare tanti leader tecnologici mondiali e non ti chiedo di chi non fidarci perché è evidente, ti chiedo un nome di quelli che tu hai incontrato, di chi fidarci. Una persona che secondo te in quel mazzo ha un'etica, una. Ma guarda, io mi trovo molto bene a discutere con Reid Hoffman. Venture capitalist. Venture capitalist più che proprietario di azienda, perché quando Sì, però diventi proprietario di azienda devi rispondere comunque al board of investors e rispondi solo con i numeri sui quarti di earnings, non c'è tanto spazio. Quando fai il venture capitalist però, e lui è un venture capitalist come può essere da noi Marco Trombetti, un venture capitalist, non cerchi solo di investire dove ti ritorna un guadagno, ma anche di investire in un qualcosa che cambia il mondo come tu pensi che sia degno di essere cambiato. Ecco, se ti devo dire chi è che mi parla di come vorremmo avere questo mondo, più che solo di come potremmo fare tanti soldi, è Reid Reid. Hoffman, bene, lo seguiremo allora. Senti, siamo al finale, siamo al nostro questionario finale per il tuo prossimo viaggio. 10 domande, anche 10 risposte più brevi se vuoi necessariamente. Cominciamo da Matrix, preferisci la pillola rossa o quella blu? Ma ti direi quanto è buona la pillola rossa con quella blu. No, No, tutte e scherzi a due. parte. Beh, direi conosciamo la realtà, costi quel che costi. Mm. E se tu potessi salvare un oggetto del passato, oggi ce ne hai parlato di tanti oggetti del passato anche, che cosa porteresti nel futuro? Ma porterei tutta la collezione completa di Alt 2006, questa rivista di hacker che leggevamo stampata, che ci affascinava perché la prima cosa che c'era scritto è vietato introdurre questa rivista nelle carceri, perché poteva Perché? dare idee. Beh, Perché... è la rivista dove è nato, come si faceva, il Blue Box, cioè Mm. il dispositivo per telefonare gratis Ma e cose di questo genere. Assolutamente un detenuto non aveva quella libertà la e quindi por- non lo dovevamo avere. te la porteresti nel futuro? Senti, un'invenzione che non esiste ancora ma che ti servirebbe? Ma senz'altro un assistente digitale che mi fa da segretario, che capisce le mie intenzioni e gestisce con cortesia tutta una serie di relazioni che non ce la Ci faccio. siamo quasi però. Ci siamo quasi, solo che adesso devo Cioè, usare gli AI 5 agent app. sono così. Sì, ma non riescono a fare un turno di 30 minuti, arrivare a 8 ore è un po' tanto. Senti, in 24 ore senza tecnologia, da nerd, che cosa fai? Ma io faccio lo scout, quindi attrezzo alla sopravvivenza stile Robinson Crusoe, Ti è rimasto l'anima scout. sempre. Senti, se potessi modificare una sola riga del codice della realtà, che cosa cambieresti?
Ma includerei una libreria, include morelove.h, cioè se esistesse una libreria di apertura all'altro e di empatia che potremmo mettere nella realtà come default, direi potremmo insistere su quello. Cioè aggiungere un po' di amore per gli Aggiungere un altri, po' di comprensione per l'altro, comprensione sì. per gli altri. Senti, il tema dell'ottimismo e del pessimismo l'abbiamo sfiorato prima e non è un periodo facile per gli ottimisti. Come si fa a essere ottimisti oggi? Ma sai, io sono un eticista che non è né pessimista né ottimista e cerca il bene possibile. Bisogna essere etici. Anche con un po' di pessimismo? Sì, perché sai che le cose possono andare male e che non controlli tutto. E Senti, si chiama prudenza. il tuo innovatore preferito? Io ti cito Steve Jobs, Leonardo da Vinci oppure? Beh, oppure direi Pacciola, che era il frate che ha inventato la partita doppia. Diciamo due parole su Pacciola. Beh, lui era questo frate che nel Medioevo ha capito che è vero che alla fine dell'anno i conti devono fare zero, ma non è detto che lo devono fare in tutti i 12 mesi. E ha iniziato a scorporare dal tempo quelli che sono i dati. È forse il primo passo verso la digitalizzazione. Senti, hai preso un biglietto aereo o di treno per il tuo posto dei sogni? Dove sei arrivato? Ma guarda, ho scoperto Seattle e i suoi boschi pluviali È il tuo posto dei sull'oceano. sogni? È un posto Ma dove per mi perdo Microsoft nella... o per Amazon? No, per la foresta pluviale, Ah, perché è un'esperienza che da noi manca, è un'esperienza di fresco in una calda Roma ed è un'esperienza che di fondo ti affascina tantissimo perché ti senti da solo in mezzo alla tu natura. da qualche anno vai a insegnare a Seattle d'estate, giusto? Sì, Sì, sì. E che cosa non può mai mancare nel tuo bagaglio a mano? macchina fotografica. Quindi tu, nonostante lo smartphone, porti una macchina fotografica? Sì, assolutamente, è un Qual è, occhio perché- assolutamente diverso. qual è la Lo differenza? smartphone è un 28 mm come focale ottica e non è lo sguardo dell'uomo, lo sguardo dell'uomo è un 42 mm e mezzo. E c'è una poesia nel disordine quotidiano, è una poesia nella realtà che sono quei rari momenti d'ordine in un caos. Ecco, cercare quello è quella cosa che in qualche momento ti dice che c'è un bello, che è gratuito, che esiste e che a me aiuta anche a pregare. Senti, che cosa vorresti che dicessero di te? E in fondo ci ha provato, è stata una brava persona. Prima di partire ci vuoi lasciare qualcosa? Ma io direi che se abbiamo parlato di digitale dall'inizio alla fine non posso che lasciarvi la mia valigia digitale. Questa è una chiavetta USB che mi ha accompagnato per esempio durante tutti i lavori alle Nazioni Unite. Sopra ci sono state dichiarazioni bellissime sull'intelligenza artificiale che non hanno mai visto la luce e ci sono state invece anche cose che non pensavamo che si realizzassero e che poi alla fine sono diventati documenti. Ecco, è un po' la chiave dei sogni. E tu ce la lasci? Sì, ve la lascio, tanto l'ho cancellata. Grazie. Grazie per aver viaggiato con noi. Io sono Riccardo Luna e questo era Fly Me to the Moon, il podcast che racconta i futuri in arrivo. Alla prossima tappa.